Ciao a tutti, oggi andremo ad analizzare l'album Brave New World degli Iron Maiden che sancì il grande ritorno di Bruce Dickinson dopo ben 8 anni da Fear of the Dark. Iniziamo dicendo che questo album usciva nel 2000 e decretava il rientro in formazione non solo di Bruce Dickinson ma anche di Adrian Smith. Il primo fu uscito dalla band nel 1993, il secondo nel 1990. Iron venivano da due album a mio parere sotto la sufficienza, e cioè X Factor e Virtual Eleven. La caratteristica principale di questi due album fu la modifica dello stile della band, non più con fast song anni 80 di 3 o 4 minuti, ricordiamo The Number of the Beast, The Evil That Men Do o The Trooper, ma con delle vere e proprie mini suite, alcune anche con richiami progressive che hanno fatto storcere il naso a più di qualche fan. Questo insuccesso portò come unica conseguenza al licenziamento di Blaze Bayley e alla ricomparsa di Bruce Dickinson, che nel frattempo scriveva ottimi album solisti come The Chemical Wedding del 1998. Tornando alle varie tracce, devo subito fare una premessa. Qui non ci troviamo dinanzi ad un ritorno del sound anni 80, anche perché alcuni pezzi inseriti qui erano già stati scritti per l'album Virtual Eleven. Tuttavia possiamo affermare sicuramente che il risultato ottenuto da Brave New World è proprio il giusto compromesso fra passato e presente, con pezzi stratosferici come The Wicker Man e altri richiamanti più gli ultimi Iron come Dream of Mirror o The Nomad di quasi 10 minuti ognuno. Accennato, tra le top song sicuramente dobbiamo ricordare The Wicker Man, gran pezzo di pure heavy metal che verrà riproposto praticamente in quasi ogni live. Come la maggior parte dei pezzi scritti dalla penna di Bruce Dickinson, questo brano ha molti richiami celtici e stavolta anche neopagani. Probabilmente l'ispirazione principale di questo testo è associato al famoso film horror del 1973 del regista Robin Hardy, in cui il protagonista poliziotto approda su di un'isola e assiste imperterrito ad un rito pagano con sacrificio umano, all'interno proprio di un enorme uomo di vimine. Continuando con le top song, sicuramente abbiamo la seconda traccia dell'album, Ghost of the Navigator. Anche questo ormai è diventato un classico dal vivo. Qui protagoniste sono le tre chitarre che intrecciano melodie e tecnicismi di elevata fattura. Tuttavia, la vera protagonista in questa canzone, in questo pezzo, è rappresentato dal testo. Si parla di un marinaio che naviga per tutta la notte verso una meta di cui non conosce nulla, non curandosi dei fantasmi di altri marinai morti prima di lui e fotografando a menadito la metafora di un uomo medio che non ha paura della morte, proprio perché forse non la sta neanche vivendo. La terza traccia invece, oltre ad essere la title track con venature medeniane molto simili alla precedente, è anche quella con il più forte richiamo alla letteratura inglese. Quindi se con The Wicker Man c'è stato un richiamo al cinema horror anni 70 con pillole di antropologia culturale e con Ghost of the Navigator un eco al canto delle sirene odisseano, qui invece viene preso in prestito un altro concetto fondamentale, questa volta dal punto di vista letterario, e cioè il romanzo distopico. In questo romanzo del 1932 di Aldous Huxley, la popolazione vive in una società di cui non conosce nulla del passato, ma si vive solo del presente. Le persone ignorano il motivo della propria situazione attuale, hanno saputo solo da chi li governa che il passato era caratterizzato dalla barbarie. La caratteristica principale di questa società è la produzione in serie di praticamente qualsiasi cosa, tra cui embrioni prodotti in laboratorio per consentire solo a chi è eletto di poter avere una famiglia più allargata. Senza spingerci nel dettaglio di questo interessante libro, di cui se volete potrò approfondire il contenuto in un video a parte, basterà concludere che potrebbe essere un secondo 1984, il cui significato ha affascinato non poche band in passato. Ricordiamo David Bowie, Van Halen o i Rage Against the Machine. Il
pezzo successivo è Blood Brothers, scritto da Steve Harris per il padre scomparso da poco. Qui ritorna il sound più recente della Vergine, ma con parti strumentali che nulla hanno a che fare con i due album precedenti. Parte molto soft come se fosse una ballad, per poi esplodere dopo qualche minuto nel cantato a squarciagola di Bruce. Menzione d'onore alle parti orchestrali che davvero trasmettono pura epicità. Arriviamo così ad una delle tracce più veloci dell'album, The Mercenary. Qui troviamo il vecchio sound anni 80, con le tre chitarre che si divertono a disegnare melodie per un mercenario che deve uccidere se vuole continuare a sopravvivere. Si prosegue poi con una delle tracce più lunghe dell'album, Dream of Mirrors, che insieme a The Nomad rappresenta a tutti gli effetti il nuovo corso degli Iron. Da notare a livello di testi, i contenuti possono sembrare abbastanza oscuri e quasi tendenti alla filosofia di David Lynch. Il protagonista, infatti, terrorizzato dai suoi sogni, non riesce a capire se la realtà che sta vivendo è sempre frutto della sua immaginazione onirica oppure la realtà che sta rassentando il sogno. Per una risposta si potrebbe interpellare anche il famoso scrittore spagnolo Calderón de la Barca, il quale sosteneva che la vita è sueño, o anche come non rifarsi al film Mulholland Drive, sempre di David Lynch, in cui la protagonista vive realtà multiple credendo fossero composizione della sua realtà. Tutto questo accompagnato dalla voce di Bruce all'inizio dolcissima, per poi trasformarsi in cruda cattiveria una volta che l'incubo ha preso possesso della realtà. La traccia The Fallen Angel sarebbe potuta essere un altro singolo in quanto estremamente veloce e un richiamo ai fasti di Be Quick or Be Dead. Il pezzo invece è molto sottovalutato ed è Nomad, molto lungo ma sicuramente tra i brani più epici dell'album. Classico template di inizio soft per poi esplodere in sua maestà ugola d'oro. Il tutto contornato da orchestrazioni davvero azzeccatissime di Harris che rendono a pieno davvero l'idea di questo nomade che cammina per il deserto e di cui non si sa nulla. Infatti alcuni pensano possa essere solo un umile vagante, mentre altri sostengono essere addirittura un assassino. Verso la conclusione dell'album troviamo l'ultimo singolo, Out of the Silent Planet, che se accorciata un po' sarebbe potuta essere una vera hit esplosiva, anche se comunque fa la sua ottima figura, alternando ottimi assoli con un ritornello abbastanza melodico. Per finire invece abbiamo l'ultima traccia, The Thin Line Between Love and Hate, che a mio parere è tra le più meritevoli a livello di lirica, tralasciando il sound che sicuramente potrebbe non essere facile da ascoltare dopo 4 pezzi di circa 10 minuti, invece è assolutamente necessario approfondire il suo contenuto a livello di lirica. La mente acuta di Harris parla di un mondo in cui è difficile per ogni essere umano potersi definire buono o cattivo. Ognuno di noi ha la possibilità di ferire e addirittura odiare una persona che poco prima si era amata. Questo perché forse la nostra componente emotiva è stata creata in maniera tale che queste forti emozioni potessero tra di loro essere estremamente vicine, anche se chiunque direbbe il contrario. Non a caso Harris fa l'esempio di una lacrima che può manifestarsi sia per una persona che ti ha fatto soffrire, ma anche per una persona che ti ha regalato una grande gioia. E questo è ciò che gli esseri umani dovrebbero capire e che io chiedo anche a voi. È davvero possibile odiare qualcuno che si ama o amare qualcuno che si è odiati? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Allora ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa recensione. Qui parliamo di un album in transizione da un periodo abbastanza buio, che ha visto rinascere alla grandissima la band inglese, con veri e propri capolavori alternati da altri grandi pezzi che però necessitano di più pazienza e di vari ascolti. Pertanto il voto non può che essere un 9 pieno e con questo vi lascio alla prossima recensione. Ovviamente iscrivetevi al canale se volete e se avete suggerimenti o per qualsiasi info ci sentiamo nei commenti. A presto, ciao!